Ciao a tutte e tutti e benvenuti e benvenute in un nuovo video. Questa settimana vi portiamo un po' fuori casa per mostrarvi qualche lavoretto fatto all'inizio della stagione autunnale, come ad esempio la raccolta della lavanda e il recupero delle vecchie damigiane che abbiamo trovato all'interno della casa quando era ancora un rudere. Poi vi porteremo in giro per le campagne qui intorno, dove accompagneremo Claudio, il proprietario precedente di casa nostra, e Massimo, per la raccolta di olive taggiasche e la loro trasformazione in olio extravergine di oliva. L'oliva taggiasca è comparsa in quest'area nel corso dell'VIII secolo. Coltivata da generazioni e generazioni, ora è uno dei prodotti più emblematici della Liguria di Ponente. Quale occasione migliore per raccontare lo sponsor di questo video, che è MyHeritage. MyHeritage è il sito numero 1 al mondo per ricerche familiari e gestione degli alberi genealogici familiari. Il sito ti permette innanzitutto di creare il tuo albero genealogico e poi di ampliarlo grazie a un database enorme di più di 20 miliardi di documenti storici. Dato che io ho una specie di ossessione per le storie familiari e sono molto curiosa di sapere, di avere informazioni sulla mia di famiglia, da qualche anno io uso MyHeritage. Dopo ore di conversazione con mia nonna e una compilazione preliminare che ho fatto io nel mio albero genealogico, ci sono riuscita a risalire, a creare un albero genealogico con quasi 400 persone al suo interno, arrivando fino quasi al XVIII secolo. Il sito di MyHeritage è facile e intuitivo e con pochi clic puoi aggiungere un parente o una persona a te vicina. Più il tuo albero cresce e più sarà facile ampliare il tuo albero con nuovi antenati. Questo perché soprattutto grazie alle funzionalità di Record Matches e Smart Matches. Grazie a MyHeritage ho scoperto anche che il mio bisnonno materno, ad esempio, è nato a Nizza, in Francia, e che tantissimi miei parenti da parte paterna sono emigrati nel passato verso paesi lontani, dal Brasile agli Stati Uniti, all'Argentina, al Portogallo. Se vuoi sapere di più sulla tua storia familiare, creare il tuo albero genealogico e divertirti come mi diverto io, clicca sul link in descrizione e approfitta dei primi 14 giorni che sono gratuiti. Ed eccoci di ritorno alle nostre damigiane. Abbiamo recuperato queste grosse bottiglie panciute di 10 e 20 litri all'interno della casa, quando si trovava ancora in stato di rudere. Le damigiane servivano un tempo a stoccare l'olio o il vino, mentre adesso sono utilizzate principalmente come oggetto decorativo. Ed è questa la funzione che avranno in casa nostra. Prima di tutto procediamo con la pulizia, operazione fin da subito non facilissima, a causa del collo delle bottiglie troppo stretto per farci passare la mano. Con un po' di immaginazione ci siamo inventati un sistema per pulirle.
Una volta pulite, abbiamo deciso di posizionarne 2 in cima alla mensola che abbiamo in cucina, nella stessa stanza dove le abbiamo trovate. Cabe la grande para ti? A ver. La grande, pero la menos grande de las grandes. No sé cuál es. Mira. Ah, la más baja? Sì. No, la menos ancha. Pensiamo che si inseriscano perfettamente nella stanza e che inizino a dare un tocco di casa. Erano al sole. Sì. Quemano. Sì, da limpiarla también bastante. Pesa bastante troppo. Cuidado. Qué bonita. ¿Cabe? Queste immagini risalgono alla fine della scorsa estate. Le piante di lavanda, messe in terra 1 anno e mezzo prima, sono esplose ed è ora arrivato il momento di raccoglierne i fiori. Sono ancora giovanili. Ne approfittiamo per decorare un pochino la casa e visto che la raccolta è stata abbondante, prepariamo tanti mazzi e tanti piccoli sacchetti per gli armadi da regalare ad amici e famiglia.
I mesi passano, arriva la fine dell'autunno e comincia la raccolta delle olive. Gli ulivi sono presenti in Liguria da secoli e possono considerarsi ormai parte del paesaggio, così come lo sono i terrazzamenti in pietra a secco dove questi sorgono. Come anticipato in precedenza, in questa zona troviamo una varietà di oliva particolare, l'oliva taggiasca, ovvero di Taggia. Claudio e Massimo ci hanno invitato oggi per assistere alla raccolta. Nei mesi precedenti hanno ricoperto le terrazze con le reti, tese tra un albero e l'altro. Le olive poi sono fatte cadere con questo braccio vibrante. La raccolta avviene in diversi passaggi per permettere ai frutti di arrivare alla corretta maturazione. L'albero che di una volta come se no lo faceva altro, dovevi salire per forza e ne facevano di più, sicuramente qua fa 20 kg per pianta, una volta ne faceva 60, 70 kg. Certo. Aveva molta più fronda, capisci? Quindi hai notato una diminuzione di produzione di Sì, olio? diminuzione sì, però dicono che come qualità dovrebbe essere anche migliore, è migliore sicuramente. Cioè più anni passano? No, gli alberi vecchi fanno una buona qualità, ma più che altro la pianta pulita, un po' più bassa, fa più qualità. Da quant'è che raccogli olive, Claudio? Anni. Tipo? A che età hai iniziato? Ma quando andavo alle elementari mi facevano già andare il pomeriggio a raccogliere una a una per terra perché non c'era ancora rete, quindi ti posso dire 60 anni. 60 buoni, anni che lo buoni, fai, buoni, pazzesco. Sì. C'è una casa, ci ha sempre abitato, io mi ricordo quando ero ragazzo c'era veniva a prendere le olive da questo signore anziano, me le portavo a Boscomare sulle spalle, prendevo 3/4, che erano praticamente 36 kg, 38 kg così, e me le portavo a casa sulle spalle perché lui non ce la faceva. Una volta che le olive sono cadute, Claudio e Massimo utilizzano le reti per raggrupparle, alzando prima quelle delle terrazze più alte e dopo quelle più in basso. Esatto.
è facile. Si frittare bene. Il passaggio successivo è quello di mettere le olive nelle cassette e caricarle sul trattore. E queste sono delle olive belle. Sì, c'è un po' di verde ancora, un po' di matura. È il miglior momento di far l'olio comunque questo. Breve, però lo fanno. Mettiamo quella là, almeno se la riempi quasi. Tre, 10 quarte escono 20 kg d'olio. Quindi dici solo 20 kg d'olio con tutto questo? Sì. Dovrebbe poter fare, in teoria però. In teoria può fare anche 22, ma più o meno siamo lì, Sì. Perché la resa quest'anno non è una grossa resa. Perché non è una grossa Una resa? grossa resa perché è piovuto tanto e ci hanno preso tanta acqua. L'oliva è più bella, più sana, quel che vuoi, però c'è tanta acqua dentro. L'anno scorso facevano 3 kg, facevano 30 kg questi qui. Ah, ok. Nulla è Massimo, sono Claudio. Ciao Mattia. Ciao Claudio, dimmi. Stavo a sentire per sabato mattina, ti vieni a piare e con una franzura che faccio per me, per due miei amici che vengono da Alba. Sì, Mi per tutti che ne sarà 35 carte e dopo che io non so quante anche io sbattiamo ne faremo 20-25 carte da Francia, 30, non so quante ne fanno. allora 35 per noi e poi che le 25 per quindi due casciui, via. E due casciui che sono sicuro, sì. Se non c'è. Allora, sabato mattina? A che ora ti arrivi sabato mattina? Un posto che è a mezzogiorno però poi. A mezzogiorno? Prima per 25 carte non ci fanno neanche entrare verso Nevure, da una parte o l'altra. Vabbè, famo in mezzo, vabbè. Dai che te ne fai Io entrare. famo, sì, 9 e mezzo. 9 mesi, ok. Va benissimo, ok. Ciao Mattia. Ciao. Ciao. Hai capito? Ho capito tutto, ma mi fa impazzire che il vostro dialetto ha un po' del genovese che io riconosco e un po' però di piemontese anche. È di francese, È di- È diverso, cambia dal Sì. genovese. Pensavo Sì, che sì. cioè il Belince Beniglio. però No, è un po' diverso. Noi siamo più simili. Noi adesso è quasi lo stesso dialetto, ma ai tempi di mia nonna parlava lei dialetto. Bru. Era molto diverso. era più marcato? Sì, là di più, tante cose. Noi la R, noi abbiamo tanto la R marcata, e loro invece diversamente fanno. Le parole per dire, io paura dico allopuira, si assomiglia paura, puira. Loro dicono pesè. Pesè. Un'altra da dove parola. arriva? Non lo sapevo. Non lo sapevi? No. Noi vecchi hanno sempre detto pesè. Bene, la data della molitura è fissata e un paio di giorni più tardi le olive partono per il frantoio, dove verrà estratto l'olio. Alcuni arrivano con il sacco da 50 kg. Ed eccoci a Taggia, presso il frantoio Nuvolone. Qui decine di raccoglitori portano le loro olive appena raccolte per farle pressare.
Le olive sono innanzitutto pesate, poi lavate. Finita la fase di lavaggio, vengono trasportate verso un secondo ambiente per la molitura, dove è installato un enorme strumento chiamato molazza. La molazza deriva tradizionalmente dalle antiche macine in pietra. Il processo di molitura è quasi lo stesso di un tempo. La principale differenza consiste nel fatto che in passato la molazza era costituita da una sola ruota, azionata per mezzo di un braccio trainato da un asino o da un cavallo, mentre adesso la macchina è azionata da un motore. Le olive vengono versate nella molazza e vengono ridotte a una pasta, che viene poi messa in contenitori e impastata per qualche tempo. Questa fase di rimescolamento della pasta d'olio si chiama grammolatura. Dopodiché inizia la fase di estrazione del mosto d'olio, che ha lo scopo di separare l'emulsione liquida acqua-olio dalla fase solida, la sansa. L'ultima fase invece consiste in una filtratura che serve a separare l'olio d'oliva dall'acqua. Otteniamo finalmente questo coloratissimo olio extravergine, giallo e opaco, dal gusto leggermente piccante. Non resta che metterlo in bottiglia e gustarlo a crudo su qualsiasi piatto. Ringraziamo tanto Claudio e Massimo per averci mostrato la loro attività di produttori locali di olio extravergine taggiasco. Qualora abbiate desiderio di comprare il loro olio per dare un tocco ligure ai vostri piatti, non esitate a contattarci. Grazie mille anche al Frantoio Nuvolone che ci ha aperto le sue porte. E grazie anche a MyHeritage per aver sponsorizzato questo video. Cliccate sul link in descrizione per iniziare una prova gratuita di 14 giorni. Infine, grazie a voi per averci seguito fino a qui. E a presto!